Ciao ragazzi, bentornati su Minis Attack, sono sempre Andrea. Oggi in questo video andremo ad affrontare la lezione numero 2, ovvero la stesura dei colori di base, in questo tutorial che fa parte della guida per principianti alla pittura di miniature. Cosa consiste? Ci eravamo lasciati con un modello alla quale avevamo dato un primer zenitale, che è questo qui. Vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Ok. Per questioni di comodità, comunque, ho deciso di affrontare la parte relativa alla stesura dei colori di base su un'altra miniatura molto più comune che sicuramente a tutti è passata per le mani, ovvero uno Space Marine. Poi, ovviamente, da lì il concetto è applicabile e va esteso a tutto il resto, a tutte le miniature che vogliamo dipingere comunque. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi le prossime lezioni che usciranno e tutti gli altri contenuti che verranno caricati sul canale. Abbiamo recentemente aperto una pagina Facebook alla quale potete iscrivervi con un sottogruppo sulla quale è possibile condividere i propri lavori, richiedere consigli piuttosto che critiche costruttive chiaramente e scambio di informazioni, file, cose di questo tipo. I colori che andremo ad utilizzare saranno colori acrilici, ovvero a base d'acqua. Ne esistono di diverse marche, come potete vedere, e sono tutte quante comparabili comunque con delle tabelle e potete trovarle tranquillamente in internet senza alcun tipo di problema. Cominciamo subito quindi con i colori di base della nostra miniatura. Iniziamo con il Macragge blu. Mi raccomando di scuotere bene la boccetta. Poi il procedimento verrà ripetuto per tutti i colori, per cui io lo dico solo una volta all'inizio, vedete. Andiamo a prendere un goccio d'acqua, dopo aver messo il nostro colore sulla wet palette, e andiamo a diluirlo un po', in modo tale da ottenere una consistenza un po' più liquida. Iniziamo quindi a stendere le prime passate. Lo dico solo all'inizio qui, solo la prima volta, ma varrà per tutti quanti i colori. Lo strato sarà sottile, per cui dovremo andare a dare due o addirittura a volte tre mani con colori meno coprenti, per cui non preoccupatevi se alla prima mano il colore non vi sembra steso troppo uniformemente o troppo bene. Vi garantisco che poi con la seconda passata o addirittura con la terza otterrete un risultato un po' più omogeneo. Sono partito dal blu perché il nostro Marine ha come colore principale il blu, appunto. E in questo caso ho evitato di dipingere anche il casco perché essendo un sergente nell'araldica degli Space Marine, Ultramarine, e il casco del sergente dell'Intercessor sarà di colore rosso, per cui lo andremo ad affrontare in un secondo momento. Passiamo ora al Retributor Armor, quindi colore oro, che è il secondo colore per quanto riguarda la nostra miniatura. Allora, sempre il solito discorso, due strati, tre strati sottili sottili, dopo aver diluito bene il colore, e andiamo a passarlo con molta attenzione sugli spallacci e sul petto, dove vi è l'aquila, con il teschio. Vedete al primo passaggio non è così coprente neanche questo che è un colore metallico comunque, quindi
andremo a fare due passaggi e otterremo un bellissimo risultato. Andiamo poi, torniamo indietro con il blu, andiamo un attimo a ripulire dove magari abbiamo sporcato un po' con l'oro e a questo punto dovremmo essere arrivati a un risultato di questo tipo. Bene, passiamo ora al LED Belcher, quindi al nostro acciaio, e andiamo a dipingere la cintura del nostro marine, il calcio della pistola che spunta fuori dalla fondina, i reattori dello zaino, mi raccomando, facendo molta attenzione a non sporcare quello che abbiamo già fatto finora, qualche particolare dello zaino laterale appunto, e scarichi in basso. La lattina porta contenitore, porta qualcosa, per poi passare al fucile. E andiamo a dipingere con il LED Belcher tutte le parti metallizzate che vogliamo avere nel nostro fucile in questo modo. A questo punto possiamo passare all'Abaddon Black, quindi con il nero andiamo a definire tutti quei dettagli come il corpo del fucile, e quindi andiamo a ricoprire un po' magari dove abbiamo sbavato con LED Belcher in precedenza, i legamenti sulle gambe, le fasce addominali, quindi vedete dovremmo avere un risultato di questo tipo. Poi torniamo indietro con il LED Belcher a dipingere qualche dettaglio che magari abbiamo coperto con il nero sul fucile e sul mirino. Possiamo andare anche a riprendere qualche altro piccolo dettaglio se ci piace. Per poi passare al Steel Legend Drab, ovvero il marrone. Con il marrone andremo a colorare tutte quelle che sono le sacche, le borsette che sono appese sulla cintura. Anche qui, non lo ripeto, andremo a dare più mani di colore. Andremo a colorare anche la fondina della pistola, facendo molta attenzione a non sporcare quello che abbiamo fatto finora. E come potete vedere, la nostra miniatura sta iniziando a prendere forma lentamente. Dovremmo essere arrivati
all'incirca un risultato di questa portata. Con il Mephiston Red poi passiamo a colorare l'intero casco del nostro Marine. Scusatemi, ma la messa a fuoco della telecamera qui non è stata delle migliori. Vi posso portare a vedere il risultato finale del casco. E poi andiamo a dipingere quelli che sono i due sigilli di purezza. Riprendendo in mano il LED Belcher andiamo a fare qualche dettaglio sul nostro casco e poi passiamo al Raker Flash. Il Raker Flash ci servirà per dipingere i sigilli di purezza. Infatti quello che io consiglio è non usare mai il bianco per fare il bianco, ma a usare delle alternative degli altri colori, come appunto Raker Flash o quello che potrebbe essere un Celestra Grey, a seconda dei gusti. Con il Mephiston Red poi andiamo a coprire ancora un attimo quello che è stato magari sporcato con il Raker Flash, per poi passare al Dead Guard Green, ovvero il verde. Con il verde andremo semplicemente a fare una piccola linea, e il fuoco qui non ci aiuta, all'interno dell'occhio del nostro Marine. E come potete vedere il risultato finale per il momento è questo. So che non è finita la nostra miniatura, ma vi raccomando di aspettare a vedere i prossimi video perché continueremo da dove siamo rimasti.